Buongiorno amiche ed amici. Oggi vi voglio spiegare come funziona una R15. Comunemente infatti si dice che la R15 ha un sistema a recupero diretto di gas, come il Jungmann AG42 per esempio. In realtà però il sistema di Stoner ha delle particolarità davvero molto interessanti che lo differenziano rispetto a tutte le altre armi in circolazione. Come al solito, prima di cominciare volevo ricordarvi di iscrivervi al nostro canale e magari anche di condividere il video. A voi non costa niente, però mi aiuta molto. Detto questo, possiamo cominciare. Per capire il funzionamento della R15 dobbiamo prima di tutto conoscere i suoi componenti fondamentali. Incominciamo dal gruppo otturatore. La R15 utilizza un otturatore rotante con delle alette di chiusura. La rotazione dell'otturatore è determinata da un perno di rotazione che collega l'otturatore al portaotturatore. Come vedete infatti il perno di rotazione segue una pista sagomata ricavata nel portaotturatore. Sopra il portaotturatore abbiamo una pipetta che collega l'interno del portaotturatore con un tubicino che scorre sopra la canna. A sua volta il tubicino è collegato a una presa di gas, cioè un piccolo forellino, praticato sopra la canna. L'ultimo elemento che ci interessa è il prolungamento della canna, che in sostanza è una sezione cilindrica in acciaio posizionata davanti alla camera di scoppio. All'interno di questo prolungamento troviamo dei tenoni di chiusura. La parte più interessante del sistema di Stoner è sicuramente l'interno del portaotturatore. All'interno del portaotturatore, infatti, troviamo una camera di espansione riservata ai gas di sparo. Questa camera è composta dalle pareti interne del portaotturatore e dalla coda dell'otturatore. Sulla coda, infatti, abbiamo una flangia con dei veri e propri anelli di tenuta che impediscono ai gas di fuoriuscire. Adesso che conosciamo i componenti fondamentali del sistema, possiamo camerare una cartuccia e vedere che cosa succede. L'otturatore preleva una cartuccia dal caricatore e poi entra nel prolungamento della canna. Quando la cartuccia viene camerata, l'otturatore arriva a fine corsa. Il portaotturatore invece continua ad avanzare. L'avanzamento del portaotturatore, unito al perno di rotazione, provoca la rotazione dell'otturatore, che quindi va in chiusura. Infatti le alette dell'otturatore vanno a posizionarsi davanti ai tenoni di chiusura del prolungamento della canna. A questo punto quindi l'azione è chiusa e possiamo fare fuoco. Quando si spara, il proiettile comincia a percorrere la canna ed è seguito da dei gas in rapida espansione. Quando il proiettile supera la presa di gas, una parte dei gas entra nel tubicino e viene riportata in direzione del gruppo otturatore. A questo punto la pipetta convoglia i gas nella camera di espansione. L'espansione dei gas fa arretrare il portaotturatore e di conseguenza il perno di rotazione fa ruotare l'otturatore e lo sblocca. Ora tutto il gruppo otturatore si muove all'indietro, quindi la cartuccia viene espulsa e poi la molla di recupero riporta in avanti il gruppo otturatore e si camera la cartuccia successiva. Alcuni di voi si staranno chiedendo, ma che fine fanno i gas che erano entrati nella camera di espansione? Ottima domanda. Sul lato destro del portaotturatore ci sono due forellini di sfiato. Quando i forellini superano la flangia dell'otturatore, i gas escono verso l'esterno e il gruppo otturatore continua ad arretrare per inerzia. Tirando le somme, sistema recupero diretto di gas oppure no? Beh, dal mio punto di vista la risposta è no. Il sistema di Stoner infatti è un sistema definibile come a pistone interno. Tant'è vero che lo stesso Stoner, nel suo brevetto, definisce l'otturatore come un pistone stazionario, mentre il portaotturatore viene definito come un cilindro mobile. Speriamo che il nostro video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un non mi piace, se invece avete qualche domanda lasciate un commento. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e magari anche di condividere il video. Nella descrizione trovate i link per seguirci su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo alla prossima!